Ciao a tutti. Suonare la batteria elettronica, però facendo suonare il computer anziché la centralina della batteria che ho acquistato. È la sfida che mi sono posto questi giorni. Allora ho deciso di comprare una trigger interface della D-Drum, cui ho collegato i trigger della batteria senza passare per la centralina appunto della Roland. Questa centralina interfaccia trigger, riceve il segnale del trigger e lo manda al computer via USB. Il computer poi ha la sua scheda audio che ho messo e l'audio dalla scheda audio andrà poi nelle cuffie. Che senso ha? Che posso usare un VST di batteria mettendoci i suoni che mi piacciono, quello è lo scopo. Però diciamo che con questo tutorial si impara anche a configurare un sistema operativo che secondo me sta prendendo piede, che per fare questo esperimento ho usato, appunto perché mi sono informato su qualcosa che gestisse bene la latenza, no? Che è l'importante. Il problema di suonare la batteria col computer dal vivo, intendo proprio fare in modo di suonare, non programmare una batteria, ma suonare la batteria senza avere latenza è un problema tecnico, perché serve un kernel basato su un sistema operativo ottimizzato, e Ubuntu Studio è fatto apposta. Serve secondo me avviare un servizio che parli, che comunica il computer attraverso i driver, no? Su Ubuntu c'è QJack, ho aperto la Patch Bay, presa d'entrata. Allora si sta qua, si sta in presa di entrata, aggiungi, ho fatto alza, trigger io potrei anche scegliere la scheda audio perché il MIDI può arrivare anche alla scheda audio, ma io lo mando direttamente dal computer con l'USB. Ok, aggiungi la presa e questo serve per far sentire i segnali che la batteria manda al computer. Oltre a ciò si imposta, ovviamente si imposta in impostazioni la scheda audio e i driver che da quello che ho letto sono i migliori per queste cose. Adesso ho lasciato dei valori bassi con frequenza di campionamento 4400, campioni 256, driver MIDI RAW. Ho fatto in realtà qua mi segna una latenza abbastanza alta, ma dopo vi farò sentire che non c'è latenza. Ok, qua ho impostato tutto quello che serve. Adesso siamo pronti ad avviare il motore del servizio, diciamo. Sì, ovviamente bisogna usare una DAW, o nel mio caso ho usato KX Studio, le applicazioni di KX Studio, dopo vi metterò sotto il link, che è un bel portale per scaricare plugin e applicazioni. Carla, gestore di plugin, e Patch Bay cos'è? Sono le connessioni, no? Come attaccare i cavi. Prima di utilizzare VST e tutto devo avviare il motore, che nel mio caso è già avviato, quindi si fa start qui. Se non avessi fatto partire QJack all'inizio, questo mi avrebbe dato un errore. Configurazione Carla, non c'è un granché da fare, lasciate com'è. Motore jack ho messo, ok. Plugin, aggiungi plugin, io qua ho già VL nella ricerca, nel filtro, e mi aggiungo il mio Black Pearl Drum Kit che appunto ho scaricato con quei pacchetti KX Studio che vi dicevo. Ecco che nella Patch Base mi trovo il mio plugin. Da qui posso solo collegare i cavi, no? Da Patch Base. Se vado sul rack, in realtà vedo che il mio rack mi ha caricato la batteria. Comunque vi faccio vedere come ho salvato la mia Patch Bay, perché sono sicuro che è tutto corretto per farla andare. Ecco qua, come vi dicevo, allora io ho collegato il MIDI capture all'ingresso del VST. L'output left e right vanno sul playback del sistema. Il segnale che arriva alla centralina viene poi mandato al computer all'ingresso USB, che viene poi mandato all'output del computer. Lo sente, diciamo. Ecco, per avere conferma di ciò, vedo che se colpisco la cassa
L'interfaccia grafica mi dice che sto funzionando. E questo è tutto. Per qualsiasi problema scrivetemi e vi assicuro che la latenza è minima così facendo. Se qualcuno conosce soluzioni migliori, ben venga e me lo scriva nei commenti. Ciao!